La prossima volta che mangerete delle ciliegie, mi raccomando, quello che c'è all'interno quando le aprite, ovvero i noccioli che normalmente finiscono in pattumiera, non le buttate più perché con dei semplicissimi trucchi, anziché in 6 mesi, nel giro di pochissimi giorni, in media 10, si inizieranno ad ottenere delle piantine che nasceranno, cresceranno e diventeranno davvero bellissime. Io in questo video non soltanto vi spiegherò, ma vi mostrerò tutti i passaggi per poter passare dal seme alla pianta che cresce fino a una fioritura incredibile e dei frutti davvero ottimi, quindi al raccolto. Seguite il video e provate a rifare ciò che vi mostrerò, perché quando otterrete questi risultati sarete felici di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un frutto. Ai fini dell'esperimento non è importante né la varietà né la dimensione. La cosa importante invece è che il frutto sia molto maturo, perché ricordatevi che più un frutto è maturo e più ci sarà la possibilità di trovare all'interno dei semini che siano pronti per generare nuove piantine. E a questo punto estrarne il semino, quindi non resterà altro che mangiarlo, dopodiché utilizzare quello che insomma avanzerà, o nell'ipotesi, credo molto remota, che voi non vogliate mangiare il frutto, basterà prendere un coltellino, aprire a metà il frutto e una volta aperto, guardate la bellezza di questo frutto, questo sì, è davvero molto maturo, lo si vede dal colore rosso molto intenso, anche semplicemente con le dita estrarne il semino dall'interno. E questo è ciò che noi utilizzeremo per portare avanti l'esperimento. Quindi arrivati a questo punto non resta altro che mettere loro all'interno di un vasetto con del terreno e nel giro di 6 mesi si dovrebbero iniziare a vedere le prime piantine. Però 6 mesi sono davvero lunghi da aspettare, quindi nell'ipotesi che vogliate abbattere i tempi e passare da 6 mesi a circa 2 settimane, esiste un trucco che adesso vi mostro. Spacca il seme a metà. Quindi la prima cosa che occorrerà fare sarà quella di pulire il seme in modo da poter poi essere più agevolati con le operazioni successive e che non vi scivoli il seme dalle mani. Quindi arrivare a questo. Dopodiché aprire letteralmente il seme in due ed estrarre dall'interno l'embrione, che è il seme vero e proprio. Cosa davvero importante è che quando andrete ad aprire il seme non andiate a battere sulla pancia delle due metà che compongono il seme stesso. E adesso provo a spiegarmi meglio. Quindi se batterete qui, che è una pancia, rischierete di schiacciare l'embrione che c'è all'interno, ovvero il semino stesso. Voi dovrete andare a battere dove c'è questa linea. È davvero facile riuscire a capire dove, guardate. Quindi, una volta capito il punto esatto dove andare a battere, qui, sarà davvero facile aprirlo. Basterà prendere un martelletto e piano piano, proprio in quel punto, ecco qua, si apriranno le due metà di cui è composto, quindi questo qui è la metà vuota, questa è l'altra metà con il semino, basterà capovolgerlo, guardate un po', all'interno abbiamo prelevato il semino, questo, ed è proprio lui che utilizzeremo poi per ottenere la piantina nuova. Terreno. Una delle cose più importanti per poter ottenere poi la piantina è proprio la base nel quale andare ad inserire il semino. Si può scegliere anche un terreno universale, però la cosa importante è che sia tassativamente di buona qualità, drenante e soffice, proprio come questo. Semina con esperimento. Al fine di mostrarvi se questa tecnica sia realmente valida oppure no, ho preso 2 vasi esattamente identici riempiti con lo stesso terreno. In uno metterò il seme integro, nell'altro invece soltanto l'embrione, quindi il seme aperto, e vedremo la differenza innanzitutto dei tempi di nascita e poi di crescita. Quindi basterà prendere un cucchiaio, fare in entrambi un foro di circa 2-3 cm, dopodiché in uno andare a prendere e mettere il seme intero, facendolo cadere, così e rinzaffando il terreno tutto intorno. Nell'altro invece andare a mettere soltanto l'embrione, quindi questo è l'embrione, guardate, io farò cadere soltanto l'embrione all'interno, il guscio lo tolgo e dopodiché rinzafferò anche qui, come ho fatto esattamente con l'altro. Poi vaporizzatore, bagnare entrambi e terminato di bagnare, posizionare in un luogo dove prendano molta luce, ma mi raccomando, non i raggi del sole diretti. Per riconoscerli nel tempo, però, proprio perché sarà impossibile, insomma, capire qual è uno e qual è l'altro, uno dei due, nel vaso metteremo questo. Ecco qua, quindi basterà metterlo qui. Uno ce l'ha e l'altro no. Non resterà altro che posizionare loro in un luogo dove prendano molta luce e trattarli esattamente allo stesso modo, quindi bagnandoli ogni volta che il terreno tenderà ad asciugarsi. Primi risultati.
Trascorsi all'incirca 15 giorni da quando abbiamo inserito il semino, l'embrione, all'interno del terreno, questo è ciò che si è ottenuto. La pianta è già alta circa 1 centimetro e se si va a guardare sulla testolina si vedono i cotiledoni, che sono le prime 2 foglioline, che in realtà non sono le foglioline vere, che sono spuntate, e all'interno c'è già il piccolo germoglio. Considerate che per avere questo risultato, se non avessimo aperto il seme, mediamente ci vorrebbero dai 4 ai 6 mesi. Trascorsi 45 giorni, riprendendo la piantina, si può notare che oltre ai cotiledoni si sono sviluppate altre foglioline, 2 già ben visibili, lunghe circa 2-3 centimetri. Un risultato incredibile. Trascorsi 90 giorni, riprendendo il tutto, si può vedere che la piantina si sta sviluppando in una maniera assolutamente perfetta. Guardate, ci sono i cotiledoni che non si sono ancora staccati e oltre a loro si sono formate più o meno 6 foglioline e più le foglioline diventeranno numerose, quindi man mano che cresceranno, più le loro dimensioni, di quelle nuove, diventeranno sempre maggiori rispetto a quelle precedenti, sino poi a raggiungere le dimensioni della pianta adulta, quindi più o meno 10 cm. Trascorsi 180 giorni riprendendo la piantina si può notare che questa è diventata alta circa 12 cm. Adesso si è sviluppata in una maniera assolutamente perfetta e bella esteticamente. La cosa più importante è che non ci siano tracce di funghi, muffe o batteri né sul pane radicale né sullo stelo né tantomeno sulle foglioline. Quindi direi che ad oggi il risultato è davvero incredibile. Ed ecco i risultati dell'esperimento. Trascorsi circa 4 mesi, riprendendo i vasetti dell'esperimento, questo è il risultato che si è ottenuto. In questo, dove abbiamo messo soltanto il seme vero e proprio, privo di guscio, la piantina è alta circa 5 cm, ci sono tantissime foglioline e i cotiledoni, le prime 2 che sono nate, stanno seccando e cadranno. Ed è una cosa assolutamente normale e fisiologica. In quest'altro invece, dove è stato inserito il seme integro, la piantina è spuntata veramente da poco, circa 2 settimane, ed è alta 1,5 cm. Qui c'è l'etichetta. E insomma, questo sta a significare che il valore aggiunto di aprire il seme e mettere soltanto l'embrione all'interno del terreno sia realmente valido. Guardate la differenza, che è davvero visibile all'occhio, tra una e l'altra. Fioritura. Col passare del tempo la pianta crescerà e diventerà adulta e a quel punto inizierà, intorno al secondo o terzo anno, a fare anche i primi fiori e i primi frutti. Però ricordatevi che la certezza matematica la si avrà di ottenere i frutti soltanto eseguendo l'innesto. Se non sapete come fare, io nel box informazioni metterò anche il link di come si esegue l'innesto del ciliegio. E arrivati a questo punto, quindi quando otterrete i fiori, sarà davvero un attimo passare dai fiori ai frutti. E questo è il risultato finale, dei frutti davvero incredibilmente buoni ottenuti da praticamente un qualcosa che normalmente avremmo buttato, quindi a costo zero, con un gusto ottimo. Fatelo, perché vi assicuro che quando otterrete questi risultati addirittura in un vaso sul balcone di casa, sarete davvero contenti di averlo fatto. Ultimo consiglio che reputo davvero tanto valido è che nell'ipotesi che voi la piantina la vogliate realmente, dato che i semini sono degli scarti, a voi non costano niente, fate più tentativi contemporaneamente, quindi aprite più noccioli e insomma tirate fuori gli embrioni dall'interno e metteteli all'interno. In questo modo aumenterete davvero tantissimo la possibilità di ottenere delle piantine nuove. Considerate che la germinabilità di questi semi è intorno al 50%, quindi più semi metterete e più insomma avrete la possibilità poi di ottenere realmente delle piantine proprio come questa. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché è un'operazione che a voi non costa nulla, ma a me aiuterà a farlo crescere. Quindi detto questo, un saluto e al prossimo video.